Quando pensiamo alla mafia, ci vengono subito in mente i film di Hollywood, giusto? Ma qual è il suo vero impatto sull'economia? Lasciamo perdere i cliché per un attimo. Qui, basandoci su una ricerca serissima, andiamo a vedere cosa succede davvero quando la criminalità organizzata si mette in affari. Cominciamo con una specie di profezia. Era il 1961 quando il grande scrittore siciliano Leonardo Sciascia parlava di questa linea della palma che si spostava verso nord. Sembra una metafora sul clima, ma era molto molto di più. Con una lucidità quasi spaventosa stava prevedendo l'espansione della criminalità organizzata, dalle sue radici nel sud Italia fino al cuore pulsante dell'economia del nord. Ed eccola qui, la domanda fondamentale che guida tutta questa analisi. Tratteremo questo studio quasi come un'indagine poliziesca, per scoprire la verità che si nasconde dietro i numeri. Pronti? Cominciamo a seguire le tracce. Ogni buona indagine, si sa, ha un protagonista. E in questo caso non stiamo parlando di criminali qualsiasi, stiamo parlando dell''Ndrangheta, un'organizzazione nata in Calabria che oggi è, senza mezzi termini, una delle più ricche e potenti del mondo intero. La sua forza sta tutta in una struttura che è unica. Dimentichiamoci il modello di Cosa Nostra, quello basato sul controllo di un territorio. No, l''Ndrangheta è una fittissima rete di clan basati su legami di sangue. Un procuratore una volta ha detto: si diventa 'ndranghetisti per nascita. E questa rete familiare la rende incredibilmente coesa, quasi impossibile da penetrare. E questa cifra ci dà un'idea della sua potenza. 3,5 miliardi di euro. Sono i ricavi illeciti stimati in un solo anno, il 2010, quasi il doppio di quelli della ben più famosa Cosa Nostra. È un fiume di denaro sporco che ha un bisogno disperato di essere lavato. È proprio questo il motore che spinge la loro espansione nell'economia legale. Ok, ma come si fa a tracciare le attività di un'organizzazione così segreta? È una sfida enorme. I nostri detective accademici, però, hanno avuto un'idea, tanto semplice quanto geniale. Hanno sfruttato proprio la sua struttura familiare. In pratica hanno preso i cognomi dei clan e li hanno incrociati con i registri delle imprese. Se un amministratore aveva un cognome sospetto ed era nato in Calabria, ecco che scattava un allarme, un potenziale indicatore di infiltrazione. In questo modo sono riusciti a creare una vera e propria mappa del contagio economico. Geniale, no? E dove vanno a finire tutti questi soldi? Il settore delle costruzioni, come si vede, è il bersaglio numero 1, ma il dato più interessante sono i settori sovrarappresentati, servizi pubblici e finanziari. Questo ci svela la loro strategia. Puntano a settori legati alla spesa pubblica, per estrarre rendite, oppure a settori dove gira molto contante, perfetti insomma per il riciclaggio. E qui salta fuori un indizio cruciale. Non cercano aziende di successo per farle crescere ancora di più, no. Fanno il contrario. Proprio come un predatore, cercano la vulnerabilità, aziende giovani con performance deboli, bassi profitti. Il loro obiettivo quindi non è creare valore, ma sfruttare la debolezza. E adesso arriviamo al cuore di questa indagine, alla scoperta più scioccante e, per certi versi, paradossale. Cosa succede davvero a un'azienda una volta che viene infiltrata? La risposta è un'illusione di successo, che però nasconde un marciume profondissimo. Guardando questo grafico, a prima vista, l'effetto sembra quasi positivo. I dati parlano chiaro. Dopo l'infiltrazione, i ricavi di un'azienda, in media, schizzano su di un impressionante 24%. Sembrerebbe un'iniezione di vitalità, un segno di grande prosperità, ma è solo l'apparenza. Già, perché dietro questa crescita dei ricavi, la realtà è completamente diversa. Mentre il fatturato esplode, la salute finanziaria dell'azienda di fatto crolla. Aumenta il rischio di fallimento, cresce a dismisura il debito e si riduce il patrimonio netto, cioè il suo valore reale. In pratica l'azienda viene letteralmente svuotata dall'interno. La metafora migliore per descrivere questo comportamento è proprio quella del parassita economico. L'azienda infiltrata sembra crescere, un po' come un ospite infestato che si gonfia, ma in realtà le sue risorse vitali vengono prosciugate. L'obiettivo non è la salute a lungo termine dell'azienda ospite, ma solo e soltanto lo sfruttamento immediato. Ma perché? Perché una strategia così distruttiva? La ricerca ci mostra 2 moventi principali che spiegano questo paradosso e tutti e 2 portano allo stesso obiettivo, il profitto illecito.
Allora, questa tabella riassume bene i due metodi. Da un lato, nel settore costruzioni abbiamo l'estrazione di rendita. Qui i ricavi aumentano sul serio perché la mafia usa corruzione e intimidazione per vincere appalti. E infatti aumentano anche i costi del lavoro e il capitale. Dall'altro lato, nel commercio, l'obiettivo è il riciclaggio. Qui i ricavi vengono gonfiati in modo artificiale, con fatture false, ma i costi reali non cambiano. L'azienda diventa solo una cartiera, una specie di lavatrice per soldi sporchi. E così arriviamo alla fine della nostra indagine e capiamo che questo non è affatto un problema locale, confinato a una sola area. È un allarme globale che ci riporta dritti alla profezia di Sciascia. Il verdetto finale, basato sui dati, è inequivocabile. L'ingresso della mafia in un'azienda non è mai una partnership vantaggiosa. Mai. È un atto puramente predatorio, distrugge valore, drena risorse e alla fine aumenta la probabilità che quell'azienda muoia lasciando dietro di sé un'economia più debole. E così, torniamo alla metafora di Sciascia. Quella linea della palma, il simbolo dell'infiltrazione criminale, oggi non si è fermata al nord Italia, oggi è globale. E la domanda finale, a pensarci bene, è piuttosto inquietante. Ora che conosciamo il loro modus operandi, quale sarà il prossimo bersaglio? Quale settore, in quale paese sarà il prossimo ospite di questo parassita economico?